Buongiorno, ho chiuso l'ultimo video dicendo, visto che c'era il nuovo Papa, che un Papa che veramente volesse fare una rivoluzione o comunque volesse essere veramente innovativo dovrebbe fare un atto di estremo coraggio e dire: signori ebrei, vi restituiamo ciò che è vostro, perché i cristiani hanno preso appunto i testi degli ebrei e li hanno rielaborati a loro uso e consumo. Il Papa questa settimana si è rivolto alla comunità ebraica e ha detto: riprendiamo il dialogo, lasciamo da parte i vecchi malintesi e proviamo a ritrovarci. E gli ebrei naturalmente hanno risposto anche positivamente, ma il problema non è quello, a mio avviso, quello di stabilire un dialogo. Quello si può anche fare certamente, nel senso che ci si siede a un tavolo davanti a una tazza di tè e si parla. Il problema è che il Dio degli ebrei non è conciliabile con il Dio dei cristiani, e questo l'ho già detto, ma voglio ribadirlo riprendendo anche dalla letteratura apocrifa. Avevo già cominciato a leggere qualcosa dal libro dei Giubilei, che è un libro che è accettato dai cristiani copti, quindi è un testo sacro per una parte della cristianità, e quindi come tale lo dobbiamo prendere e applicare anche a quel libro il mio solito metodo del facciamo finta che. E alle volte sulle cose che leggiamo corriamo troppo rapidamente, cioè non stiamo molto attenti a ciò che viene scritto. Per esempio la traduzione alla quale io attingo è una traduzione dichiaratamente letterale, esattamente come quella che io faccio per la Bibbia, e l'autore qui del libro pubblicato dalla UTET dichiara appunto di fare una traduzione letterale per non influenzare il lettore. Ricordo che il libro dei Giubilei è stato scritto nel secondo secolo a.C., la traduzione dalla lingua Ge'ez è letterale, l'autore molto probabilmente apparteneva alla comunità degli Esseni, cioè ad una comunità che si era staccata in contrasto con la classe dirigente giudaica di Gerusalemme, in particolare contro i Sadducei, quindi aveva anche una sua elaborazione. Ma in questa sua elaborazione rimane un dato essenziale, che il Dio di cui parla la Bibbia è il Dio di Israele, non è il Dio dell'umanità, il Dio del mondo, è il Dio che si occupa di una famiglia particolare. Adesso leggiamo alcune cose che sono evidenti anche in un testo, ripeto, che è sacro, è una parte della cristianità. Per esempio, nel capitolo 1 c'è scritto che Dio disse all'angelo della presenza, questo Malach che era sempre con lui, quindi come una specie di attendente che è sempre con il suo comandante, e gli dice: scrivi per Mosè dalla prima creazione fino a quando sarà costruito in mezzo a loro il mio santuario per l'eternità, e fino a quando il Signore apparirà agli occhi di tutti e tutti sapranno che sono il Dio di Israele, il padre di tutti i figli di Giacobbe e il re sul monte Sion, e Sion sarà santa e anche Gerusalemme. Quindi qui la dichiarazione è chiara, ed è una dichiarazione che, dobbiamo tenere conto, viene fatta in un momento in cui il Medio Oriente, secondo secolo a.C., si stava già permeando di cultura ellenistica, quindi di una visione della divinità completamente diversa da quella che era la visione che ne aveva l'antico giudaismo, o comunque l'antico popolo di Israele, e che è presente nella Bibbia. Nonostante questo, anche qui viene riaffermata la esclusività del rapporto tra questo presunto Dio e il popolo di Israele. Ricordo che il libro dei Giubilei contiene la storia che Dio narra, dice all'angelo della presenza di scriverla per Mosè, la storia dalla creazione fino più o meno al 12° capitolo dell'Esodo della Bibbia, cioè fino
all'uscita degli ebrei dall'Egitto. E continuando a leggere troviamo dei concetti sui quali bisogna assolutamente soffermarsi per capire come anche in periodo ellenistico certi aspetti della Bibbia siano inequivocabili. E venimmo, qui è Dio che parla, e venimmo presso Abramo al pozzo del giuramento, come avevamo detto a Sara che saremmo ritornati da lei, ed ella concepì un figlio. Ricordo che nel libro della Genesi c'è scritto che appunto sono arrivati in tre. Abramo riconosce che immediatamente appartengono a quel gruppo diverso, cioè al gruppo degli Elohim, che possiamo considerare come vogliamo. Devo dire che alle volte mi chiedo se sia più sconvolgente per un credente, in base alle reazioni che ho avuto e che ho in tutti questi anni, se sia più sconvolgente sentir dire che la Bibbia parla di esseri venuti da un altro mondo, cioè alieni, chiamiamoli pure col loro nome, oppure sentir dire che la Bibbia non parla di Dio. È vero che teoricamente è la stessa cosa, ma le due affermazioni fatte separatamente hanno due significati diversi, e vedo che alle volte la reazione più, come dire, più profonda, più violenta quasi, è quella relativa agli alieni. Quasi disturba di più e non capisco perché. Comunque, venimmo presso Abramo, come avevamo detto a Sara che saremmo ritornati da lei, ed ella concepì un figlio, e ritornammo nel 7° mese, la trovammo incinta, e le annunciammo che in Isacco, suo figlio, sarebbero stati denominati per lui nome e stirpe, che tutte le discendenze dei suoi figli avrebbero formato dei popoli, e queste discendenze sarebbero state annoverate tra i pagani, attenzione a queste parole, e che dei suoi figli solo Isacco sarebbe stato destinato a essere santa progenie e non sarebbe stato considerato fra i pagani, perché era destinato a essere parte dell'Altissimo e fra coloro che il Signore, essendo disceso in terra, tiene in suo dominio, sì che tutta la sua progenie sia progenie del Signore, popolo della successione ereditaria fra tutti i popoli, e sia regno, sacerdozio e popolo santo. Ora qui dice che prima ancora che Sara avesse questo figlio, ce ne sarebbero stati degli altri e sarebbero stati annoverati fra i pagani. Cioè l'essere annoverati fra i pagani non è il frutto di una mancata scelta di dare ascolto alle parole di Dio, ma è una sorta di predestinazione. Nel senso che Dio, dopo 14 miliardi di anni dopo aver creato l'universo, si accorge di aver bisogno di un popolo che lo serva, di un popolo che lo adori. È vero che 14 miliardi di anni per un Dio potrebbero non essere nulla. In realtà non è così, perché per questo Dio il tempo è molto importante, tant'è che lo stesso libro dei Giubilei inizia proprio parlando del tempo, e nel prologo c'è questo racconto della divisione del tempo. È secondo la legge, è per testimonianza agli avvenimenti degli anni e ai loro settenni e giubilei calcolati in tutti gli anni del mondo. E in effetti, leggendo il libro dei Giubilei, il conteggio degli anni è uno degli elementi continui, quindi il tempo era molto importante per questo Dio. E sembrerebbe una contraddizione, ma in effetti è una delle tante contraddizioni della elaborazione teologica, cioè un Dio che è eterno è un Dio che non ha rapporto con il tempo. Ma dopo 14 miliardi di anni decide di fare un popolo che lo serva, ma io mi chiedo che senso ha crearne altri se gli altri devono già essere predestinati a essere definiti pagani, prima ancora di aver fatto la scelta o prima ancora di aver dato loro la possibilità di fare una scelta. Mi verrebbe da dire a questo Dio: fatti il tuo popolo che ti adora, che ti serve, e hai risolto le tue esigenze, invece no. E quindi c'è questa progenie che lui produce, non uso mai il termine crea, che lui produce, in modo che lo adori quando lui
discende sulla terra. E che bisogno ha un Dio di discendere sulla terra? Perché c'è questa distinzione tra i cieli e la terra e questo fatto che lui ha bisogno, quando viene sulla terra, di avere un popolo che si occupi di lui? Però così è scritto nella Bibbia e così ha dovuto scrivere anche l'autore del libro dei Giubilei. Ma andiamo avanti. Abramo, dopo questo incontro che c'è stato, dopo che appunto Sara poi avrà un figlio, eccetera, e Abramo benedì il suo creatore che lo aveva creato nella sua stirpe, perché lo aveva creato con benevolenza, sapendo ed essendo certo che da lui sarebbe nata la pianta di giustizia per le generazioni in eterno e un seme santo, sì che divenisse come colui che aveva fatto il tutto. Cioè questo popolo doveva diventare come il suo creatore, cioè come colui che lo aveva fabbricato. E visto però che ha fabbricato altri popoli, Dio decide di fare con questo unico popolo un patto, e questo patto è sancito con la circoncisione, che è un elemento fondamentale anche per l'autore del libro dei Giubilei. E quindi Israele deve rispettare il segno di questo patto, un patto che sia per tutte le loro generazioni a legge eterna, per non essere dispersi dalla terra, poiché a proposito di questo patto per tutti i figli di Israele fu stabilito l'ordine di osservarlo per sempre, dato che il Signore non aveva avvicinato a sé né Ismaele, ricordo figlio di Abramo, e i suoi figli, cioè in sostanza gli arabi. Quindi qui c'è una netta distinzione tra quella che sarebbe stata la progenie scelta e per esempio gli arabi, che ovviamente non sono d'accordo su questo perché poi c'è tutta la storia di Maometto. Non aveva avvicinato a sé né Ismaele e i suoi figli né i suoi fratelli ed Esaù. Esaù, ricordo, è il fratello gemello di Giacobbe. Quindi Yahweh sceglie Giacobbe ed esclude Esaù, che, come abbiamo già visto, prima ancora della nascita del loro padre, che è Isacco, sono già annoverati tra i pagani, già predestinati a essere inseriti tra i pagani, e non li aveva scelti sebbene fossero figli di Abramo, e scelse invece Israele perché divenisse il suo popolo. Lo santificò e lo riunì fra tutti i figli dell'uomo. Egli infatti ha molti popoli e molte genti. Tutti sono suoi, ma non dette ad alcun angelo il potere su Israele, mentre il potere sulle altre nazioni è stato dato ai Malachim o ai Bene Elohim, come li chiama la Bibbia, cioè ai figli degli Elohim. Ogni nazione, lo ricordo, nella Bibbia aveva un suo Elohim, aveva un suo comandante. Deuteronomio 32 è quello che ci descrive la divisione che Elion, quello che sta sopra, ha fatto tra tutti i figli degli Elohim, assegnando le varie nazioni. Ma lui non dette ad alcun angelo il potere su Israele, poiché egli solo è il loro principe, li protegge e li rivendica per sé dalle mani dei suoi angeli, affinché Israele rispetti i suoi comandamenti. Li rivendica per sé. Pensiamo a un Dio che ha bisogno di rivendicare, di riaffermare una sua proprietà, di reclamare una sua proprietà, come farebbe qualunque uomo, come farebbe qualunque governatore, come farebbe qualunque re, come farebbe qualunque signore che reclama una sua proprietà all'interno di tante altre proprietà che sono assegnate ad altri. Questo è chiarissimo ed è per questo che dico che quando si legge bisogna leggere con molta attenzione, perché i concetti sono contenuti all'interno di queste affermazioni sulle quali invece noi tendiamo molto spesso purtroppo a sorvolare. Detto questo, per prendere come esempio anche il pensiero di altri, non soltanto il mio modo di leggere la Bibbia ovviamente e di leggere anche i testi apocrifi,
Il curatore di questa collana, docente, professore emerito di filologia biblica, di ebraico e aramaico all'Università di Torino, lui scrive: fra il racconto della creazione, quale appare all'inizio del libro della Genesi, quello nella Bibbia classico, e quello presente nei Giubilei, vi sono alcune differenze che mostrano come l'uomo del secondo secolo a.C., cioè periodo in cui viene scritto il libro dei Giubilei, avesse preoccupazioni che non aveva l'autore della Bibbia. Cioè, tra la scrittura della Bibbia, quella diciamo ufficiale, nella quale credono i cristiani, e l'autore di questo libro sono passati diversi secoli. Si è inserito il pensiero ellenistico, il pensiero greco, e quindi questo che cosa comportava? Comportava una serie di, uso il termine del curatore, preoccupazioni. Cioè la preoccupazione era quella di far sì che Yahweh, da uno dei tanti governatori che era in quel tempo, diventasse il Dio unico. Ed era una preoccupazione grande, perché era una elaborazione teologica che era iniziata nel periodo dell'esilio babilonese e subito dopo, e quindi durava già da alcuni secoli, diciamo dall'esilio babilonese alla scrittura del libro dei Giubilei, erano passati almeno 3 secoli e l'elaborazione stava già procedendo in quella direzione. Per esempio, prosegue qui il curatore, la creazione ex nihilo era ormai diventata dottrina comune. Questa elaborazione aveva portato all'idea di una creazione dal nulla che nella Bibbia non c'è, e invece era necessario per gli ebrei dei secoli successivi cominciare ad affermare che il loro Dio era il Dio unico, e quindi era il Dio che aveva creato tutto partendo dal nulla. Questa sottolineatura dell'onnipotenza di Dio porta l'autore verso posizioni predeterministiche, cioè prima ancora che nascano le generazioni successive ad Abramo, sono già definite generazioni di pagani, perché Dio ha già scelto una famiglia sola, la famiglia di Isacco e la famiglia di Giacobbe. E quindi queste sono le posizioni predeterministiche che sono inevitabili in questo tipo di elaborazione. Posizioni predeterministiche che d'altronde sono anche queste nell'aria, cioè siamo nel periodo in cui la filosofia greca si sta affermando anche nel mondo ebraico, almeno nella corrente essenica. Il Dio del nostro autore non è un Dio come quello biblico, quindi qui riconosciamo già una differenza sostanziale. Un Dio che poteva pentirsi e cambiare di opinione, poteva minacciare per richiamare gli uomini sulla retta via, ma poteva anche non mandare il castigo. Il Dio dei padri era un Dio che viveva nella storia degli uomini, che costruiva il futuro insieme con loro. Il Dio dei Giubilei è un Dio perfetto, cioè è il Dio creato dalla prima teologia giudaica, poi dalla teologia cristiana. Un Dio che non può non avere in tutti i sensi l'attributo della immutabilità. Dal Dio dell'Antico Testamento, che era un Dio che aveva tutta una serie di caratteristiche che adesso vediamo, al Dio al quale è arrivata la teologia, ci passa un abisso. Il fatto è che le contraddizioni vengono fuori inevitabilmente anche nel libro dei Giubilei, perché per quanto si tendano a nascondere certe caratteristiche di Dio, la storia esplode, non accetta di essere tacitata, non accetta di essere, come dire, cementata al di sotto di una elaborazione teologica, ma continuamente riemerge ed è impossibile tenerla nascosta. Basta leggere letteralmente, e ripeto, questa è una traduzione letterale del libro dei Giubilei, basta leggere letteralmente e la storia si riafferma continuamente.
Per cui le caratteristiche della immutabilità che si sono volute dare a questo Dio nel corso della elaborazione teologica non sono comunque riuscite a coprire quelle che sono invece le caratteristiche dell'antico Dio dei padri, di quello che operava nella storia e che la studiosa ebrea Lia Bat Adam enumera, direi, con estrema obiettività. Lei scrive: nel complesso degli studi su Yahweh, la personalità che ne emerge è stata descritta da molti autori in svariati modi, ma il più moderato e gentile degli eufemismi è che Yahweh ha un pessimo carattere e non è di facile contentatura, altro che immutabilità. Lei prosegue e dice: gli aggettivi che ho trovato invece, quindi che ha trovato presso molti autori, e ripeto, questa è una studiosa ebrea, gli aggettivi che ho trovato invece e che definiscono quella personalità li metterò imparzialmente in ordine alfabetico. Personalità aggressiva, austera, bigliosa, disumana, esclusivista, esigente, feroce, gelosa, inclemente, infantile, inflessibile, ingenua, intollerante, intrattabile, iraconda, irascibile, malmostosa, permalosa, pignola, prevedibile, puerile, punitiva, repressiva, rigida, saggia, spietata, tirannica, tremenda, vendicativa, ma ce ne sarebbero anche altri. Altro che immutabilità. Siamo in due mondi completamente diversi. Ed è per questo che il dialogo richiesto dal Papa e richiesto già anche da Bergoglio al capo della comunità ebraica romana, il quale le aveva risposto: molto volentieri ci incontriamo, però non parliamo di teologia. La fede non può essere oggetto di discussione, perché tra i due dei esiste veramente una differenza che è insanabile. Il Dio dell'Antico Testamento, il Dio degli ebrei, il Dio dei testi sacri ufficialmente riconosciuti, non è il Dio dei cristiani. Ora io ovviamente non so quale delle due divinità sia vera, anche perché faccio sempre finta che la Bibbia sia vera, ma certo è che le caratteristiche dell'uno sono antitetiche rispetto alle caratteristiche dell'altro. Quindi qui non si tratta di eliminare qualche malinteso, qui si tratta di seguire due vie diverse, due vie che sono legate ad un atto di fede, quella cristiana, ad un atto di fede in ciò che non si vede, quella ebraica, più che a un atto di fede, a un atto di fiducia nel mantenimento delle promesse che quel loro governatore Yahweh ha fatto nel tempo. Ma leggiamo ancora un passo soltanto del libro dei Giubilei per capire bene ancora questo concetto. E ci disse: ora io separo per me di fra tutti i popoli un popolo, anche essi celebreranno il sabato, e io li santificherò e benedirò il popolo, come ho santificato la giornata dei sabati e li ho santificati per me, così io lo benedirò ed esso diverrà il mio popolo ed io diverrò il loro Dio. Ed io, fra quelli che ho visto, attenzione, fra quelli che ho visto, ho scelto in tutto e per tutto la stirpe di Giacobbe, la ho iscritta come mio figlio primogenito e la ho santificata per me. E dice appunto che questa stirpe di Giacobbe, fra tutti i popoli che ha visto, riflettiamo un attimo su questa frase, fra tutti i popoli che ha visto ha scelto quella, cioè quella linea, quella progenie, che deve santificare il sabato come lo ha santificato lui, perché in questo giorno, dice Dio, noi, ricordiamo sempre il discorso dei verbi nella forma plurale o singolare, noi ci riposammo nei cieli. Prima abbiamo visto che Dio è sceso in terra, qui ci dice che ha riposato nei cieli.
il creatore di tutto lo benedì, cioè benedì il sabato, e perché in esso si riposassero, non santificò tutti i popoli. Non santificò, ricordo che vuol dire santificare, vuol dire rendere sacro, e rendere sacro significa separare dagli altri e mettere da parte per qualcuno. Quindi lui ha fatto questa operazione soltanto con la stirpe di Giacobbe, tutti gli altri sono predestinati, per quanto riguarda questa forma di Dio, ad essere pagani prima ancora di nascere. L'abbiamo visto prima. Non santificò tutti i popoli, ma santificò solo il popolo di Israele. Ad esso solo concesse di mangiare e bere e di riposarsi in esso sulla terra. Cioè prima c'è scritto, Dio che parla, ci riposammo nei cieli, mentre il popolo di Israele santifica, celebra, venera il sabato sulla terra. Ma quindi che bisogno c'era, chiedo ancora una volta, di creare tutti gli altri popoli se a lui interessava quello solo? Se lui intendeva occuparsi di quello solo, si faceva il suo popolo di Israele, che lo avrebbe servito, lo deve servire, si deve occupare di lui per sempre. Lui scende sulla terra e viene ad abitare in mezzo a loro, e tutti gli altri sono pagani, predestinati ad essere pagani. Ma allora tutti gli altri che scopo hanno? Sembrerebbero assolutamente inutili. Dico sembrerebbero perché forse una possibilità di risposta c'è, e la troviamo nel Talmud. Nel Talmud, che sappiamo è il frutto di secoli di studio dei maestri ebrei sulla comprensione della Bibbia, in relazione alle nazioni ci sono scritte molte cose. Nazioni sono i popoli gentili, cioè siamo noi, i pagani. Sono scritte molte cose anche terribili, ma io ve ne leggo una diciamo molto moderata. Uno dei tanti, delle centinaia di studiosi il cui pensiero è riportato nel Talmud, cioè Ben Zoma, dice: quanto dovette faticare Adam, il primo uomo, prima di poter avere del pane da mangiare. Egli dovette arare, seminare, mietere, ammucchiare, trebbiare, vagliare, separare il grano dalla pula, macinare, setacciare, impastare e cuocere, e soltanto dopo poté mangiare. Mentre io mi alzo dal letto e trovo tutte queste attività predisposte davanti a me. E quanto ha dovuto faticare Adam, il primo uomo, prima di poter avere un vestito da indossare? Ha dovuto tosare una pecora, lavare la lana, pettinarla, filarla, tesserla, e soltanto dopo poté trovare un vestito da indossare. Mentre io mi alzo e trovo tutte queste attività predisposte davanti a me. Ma perché questo? Voi di tutte le nazioni che non sono la nazione ebraica, venite diligentemente alla porta della mia casa, e io mi alzo e trovo tutto questo davanti a me. Il che sembrerebbe dire che tutte le altre nazioni avrebbero lo scopo o avrebbero il dovere di servire la nazione di Israele. Almeno questo è quello che sembra di poter comprendere da ciò che c'è scritto nel Talmud, e spiegare perché, oltre al popolo di sacerdoti che si è fatto per se stesso, Dio avrebbe dato origine anche alle altre nazioni. Ovviamente lascio a ciascuno la libertà di dare la sua interpretazione, come sempre, perché io non possiedo la verità, ma vi racconto ciò che leggo. Ciao, grazie e alla prossima.